Oggi vi racconto una ricetta facilissima che potete prepararla anche la mattina per la sera per la mattina. Richiede solo 2-3 ingredienti e vediamo anche qualche variante. Cominciamo con una bella cipollina, va bene anche il porro, va bene lo scalogno, se non volete mettere la cipolla ci mettete l'aglio, va bene anche se ci aggiungete lo zenzero oppure un pezzetto di peperoncino. Tritiamo grossolanamente. Usiamo una pentola che dopo possa anche andare in forno, quindi niente manici di plastica. Io in questo caso uso una pentola di coccio, ci metto dentro poco olio extravergine, se volete potete metterci anche il burro, e ci metto la mia cipolla tritata grossolanamente. Ci aggiungo anche della pancetta affumicata, se volete la mettete, se non volete non la mettete. Ci stanno molto bene anche i gamberetti, se li volete provare, oppure lo speck, oppure il prosciutto cotto, oppure niente. In questa ricetta non useremo panna, besciamella, densanti, niente, vi faccio vedere come fare facilmente una pasta al forno senza usare questi ingredienti. Mentre si soffrigge la nostra bella cipollina, tagliamo a pezzettini, a cubettini, a mezze fette, a bastoncini, come meglio credete, un paio di belle zucchine corpose. Potete metterne anche di più se volete, anche 3, io ne ho messo 2. Perché ho usato il coccio e non una pirofila per metterlo dopo nel forno? Perché così faccio tutto con una bacinella in meno, anzi 2 bacinelle in meno, perché non devo usare una bacinella per mischiare tutti gli ingredienti prima di metterli nel forno. Faccio tutto dentro il coccio. Faccio rosolare bene le mie zucchine, ci metto il sale, salo anche l'acqua per la pasta, perché dopo qui noi ci andiamo a mettere i maccheroni. Ci metto un po' di pepe e ci metto anche un boccino di acqua, perché devo far cuocere un po' bene le mie zucchine. Copro con un coperchio e lascio andare 10 minuti. Nel frattempo mi preparo qualche altro ingrediente, come per esempio il prezzemolo. Possiamo già cominciare anche ad accendere il forno, perché è una ricetta molto veloce, a 200 gradi. Non mi vedrete mai tritare finemente il prezzemolo perché io odio farlo. Voi tritatelo come volete. Butto la pasta, maccheroni da tenere belli al dente, quindi trafilati al bronzo, belli grossi. E ora faccio una cosa che se volete la fate, altrimenti evitate. Macino un pochino le zucchine, così evito di metterci dentro panna, besciamella, formaggi liquidi, però se voi volete metterci un po' di ricotta, un po' di besciamella, fate pure. Grattugio anche il formaggio. Scolo la pasta al dente e mi raccomando di aggiungere anche un pochino di acqua di cottura, perché i maccheroni sono molto al dente, quindi assorbiranno ancora molto acqua quando saranno dopo nel forno. Questo lavoro voi lo potete fare anche la sera, mettete in frigorifero e lo cuocete la mattina dopo. Potete anche congelare se volete, col coccio e tutto. Metto la metà del prezzemolo perché era troppo e metto la metà del formaggio perché dopo mi serve ancora. Ci metto anche un uovo che oltre a legare darà anche un sapore molto particolare ai nostri maccheroni. Se seguite una dieta vegana non lo mettete, non c'è nessun problema, magari ci mettete qualcosa d'altro per insaporire, come per esempio il sesamo, che ci sta molto bene, ma il sesamo lo potete mettere comunque, anche se non siete vegani. Ancora un goccino d'acqua perché mi sembrava un po' troppo asciutta, deve essere proprio un tipo minestrone, deve essere bella liquida, bella morbida. Gli diamo una bella lisciata, vedete che movimento che faccio, così va tutto in pari. In questa ricetta se volete potete metterci anche le altre verdure, carote, peperoni, melanzane, spinaci. Ricordatevi di pulire il bordo prima di metterla in forno perché così non si brucia tutto il bordo del coccio. Ci metto sopra qualche rondella di zucchina, così si vede che ci sono dentro le zucchine, è più bello da vedere, anche l'occhio vuole la sua parte, e metto il formaggio sopra le zucchine, con il grasso del formaggio si cucineranno bene. Il forno è già caldo, 200 gradi, butto dentro per 25 minuti. E voilà, il pranzo è pronto, 10 minuti di lavoro. Vi aspetto qui sotto in descrizione dove ho scritto tante cose interessanti, tutte per voi. Ciao a tutti.